piccola presentazione della nuova macchina virtuale radionica presentata dalla SIR. Si chiama Virtual Radionic Device e questo vuole essere solo un video di presentazione. È una macchina molto complessa e quindi per spiegarvela creerò dei tutorial ad hoc per ogni funzione, così è più chiaro e meno lungo come video. Quindi vi presenterò l'interfaccia solamente oggi e quello che può fare. E innanzitutto sotto il titolo abbiamo un campo ricerca per ricercare una rata che ci interessa utilizzare, e col bottone cerca rata c'è la possibilità di inserire una rata manualmente oppure copiandola, e sia la ricerca che la copia la possiamo fare dal catalogo rate che è incluso col software, e le rate sono a base 10 e base 44. Poi abbiamo un pannello a sinistra con le manopole, e sono 12. Questa di default è la base 10 e la prima manopola arriva a 100 e le altre da 0 a 10, e nella base 44 le manopole sono da 0 a 44, tutte quante 12. Nel container esiste anche il timer, un campo dove inserire manualmente i minuti di emissione, e, per esempio 1, e il bottone broadcast che fa l'emissione nell'output selezionato, è selezionato con questa riga verde, è un reset che semplicemente cancella la configurazione che c'è a video solamente per quel well selezionato o output o campo del testimone. Infatti qui a destra abbiamo 6 campi testimone, 6 perché si possono fare fino a 6 emissioni contemporanee. Sulla destra abbiamo delle altre funzionalità. Questa funzionalità Potency ci permette di selezionare la potenza, per esempio di un omeopatico, di un qualsiasi altro rimedio. La dinamizzazione non è altro sì che la diluizione, come volete chiamarla, e la scala che ho riproposto sono quelle tipiche poi della radionica. Ho aggiunto anche l'infinito, come avevo fatto già per la macchina MG RAE, che è la macchina delle card. Poi abbiamo 3 altri bottoni che non fanno altro che fare l'analisi del testimone. Sono tutte rate preimpostate e che permettono appunto soltanto un'analisi, non sono rate di emissione. Stessa cosa per analisi chakra, analisi corpi sottili e analisi sistemi. È esattamente quello che si fa quando si fa un'analisi radionica. Sotto abbiamo appunto il bottone base 10 o base 44, fa lo switch fra le due rate, e Reset All resetta come questo tutti i testimoni, quindi tutti i campi testimoni, quindi proprio tutto lo schermo. Carica trattamento permette di caricare un file tipo Excel. Su ogni riga sono impostati i vari trattamenti, quindi bisogna indicare, dopo ve lo spiegherò, bisogna indicare la data di inizio, data di fine, e il nome del testimone, che deve combaciare poi con una delle immagini che abbiamo inserito dentro. Dopo vedrete anche questo come, e poi il tipo di trattamento, la rata e eventuale potenza, eventuale dinamizzazione e il tempo di emissione. Store testimone permette di inserire le immagini nei testimoni. È importante che il nome delle immagini sia quello lo stesso che venga utilizzato poi nel trattamento schedulato, cioè nel trattamento automatico. Broadcasting mette in emissione tutte le configurazioni presenti. Schedulazione permette di vedere la schedulazione, quindi quando ci saranno i prossimi invii. Back panel ti permette di vedere come è fatta la macchina all'interno. Documenti
In questo momento c'è il manuale d'uso, si prevedono altri documenti. Giusta primissima infarinatura. Negli output si inseriscono le immagini, in questo momento non ce n'è, per inserirle andiamo qua e inseriamo le nostre immagini che abbiano un nome specifico, quindi è molto importante che l'immagine sia sempre la stessa che volete richiamare poi con il vostro trattamento. E ad esempio, questa qua, io a questo punto seleziono l'immagine. Le immagini non hanno bisogno di essere configurate laddove ci sia una schedulazione. È il nostro file che carichiamo e che presenterà tutte le configurazioni che ci servono, e spiegherò nel dettaglio questo file perché è importante che lo si capisca bene. Comunque, giusto per vederlo, c'è una data inizio e data termine, la data del testimone. Questo campo al momento non è usato e volevo implementerò anche il testimone artificiale, un tipo di patologia, la base e poi i vari le varie manopole come sono settate, potenza, dinamizzazione, tipo di dinamizzazione, emissione, quante ripetizioni giornaliere, in che output sono da 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'intervallo. L'intervallo significa ogni quanto tempo, tot ripetizioni ogni quanto tempo. Spiegherò tutto questo molto in dettaglio. Grazie mille.